Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Novità in casa Napoli, c'è stata l'intervista di Osimhen, sicuramente ne parleremo poi in un altro contenuto. Sto organizzando una live per parlare sia della situazione Osimhen sia di questa situazione arbitrale dopo il servizio delle Iene di ieri, ma questo video parlerà esclusivamente del colpo, nuovo colpo in casa Napoli, nomi che non sono semplici. Ogni acquisto che facciamo aumenta la difficoltà di pronuncia di questi nomi. Comunque, Leander Den Donker, centrocampista difensivo, centrale difensivo, vedremo la collocazione in campo, dati tecnici e tutto ciò che riguarda appunto questo calciatore. Il Napoli piazza il quinto acquisto, ma anche il difensore centrale e vediamo poi se si chiuderà per il calciatore dell'Udinese. Ma andiamo dritti al punto e analizziamo appunto Leander Den Donker, centrocampista difensivo dell'Aston Villa. Eccolo qui, 1,88 m, 28 anni, piede destro, lo mettiamo qui, piede destro, contratto fino al 2026 a quanto si legge appunto dai dati di Transfermarkt, nazionalità belga e appunto collocazione in campo che non è questa ma è questa qui. Collocazione in campo, centrale difensivo, centrocampista difensivo, perché come vedete dai pallini bianchi quelli che sono più grandi sono appunto quelli lì dove ci sono state più presenze in quella parte del campo dello stesso calciatore, quindi a schermo della difesa, muscoli e centimetri, ma non solo. Per i video che abbiamo disponibili e per le notizie che possiamo appunto leggere e confrontare, ha un piede discreto, un lancio preciso e tanto incontrismo, ed è molto forte uomo a uomo. Fisicamente è un calciatore secondo me che serviva al Napoli per posizionamento in campo e per le caratteristiche, una sorta di vice Anghissà, anche se Anghissà è molto più, forse un tantino più ordinato nell'uomo a uomo, meno cattivo, ecco, mettiamola così. Invece Den Donker sembra un calciatore molto fisico e è molto sul pezzo quando si tratta di raddoppiare. È quel calciatore che ti ritrovi a darti una mano nei raddoppi di marcatura quasi sempre. Varia diciamo nelle diverse zone del campo in base alla situazione dove c'è bisogno, lo trovi sempre a darti una mano. Secondo me fondamentale come acquisto per caratteristiche, poi ovviamente bisogna vederlo nei 90 minuti, nella partita in corso. 8 presenze nell'Aston Villa in Premier quest'anno, non ha giocato tantissimo, però non è un calciatore poco pronto a livello fisico, ma ci arriviamo perché ho anche la scheda degli infortuni. Togliamo il posizionamento in campo, lo togliamo o non lo togliamo? Eccolo qua, abbiamo tolto la trafila, tutta la trafila appunto nell'Anderlecht, dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra. Wolverhampton di nuovo all'Anderlecht, di nuovo al Wolverhampton, avanti e indietro, e poi l'Aston Villa lo prende per 15 milioni e si parla di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni se non erro. Non vorrei dire baggianate, ma dovrebbe essere appunto così. Il posizionamento che imperversa. Questa è una scheda che volevo appunto condividere con voi. Il valore di mercato per quanto riguarda la carriera del calciatore finora ha avuto un picco di 32 milioni il 17 dicembre 2020, ovviamente dati di Transfermarkt da prendere con le pinze, però sopra i 30 milioni ci siamo arrivati, quindi vuol dire che è un calciatore che durante la carriera ha avuto dei picchi abbastanza importanti, perché poi 32 milioni per un centrocampista difensivo o un centrale di difesa a seconda sono comunque abbastanza nel rispecchiare, ecco, le qualità dello stesso calciatore. Situazione infortuni. Sembra molto integro anche per ciò che è stato il passato. Vediamo che il 18 giugno c'è stato un infortunio muscolare, 15 giorni di malattia da settembre, dal 1 settembre al 15 settembre 2022,
malattia, infortuni nel 2021, non sappiamo ovviamente che cosa perché non l'ho trovato, uno stiramento agli addominali 2019, fuori condizione, piccoli infortuni di 2-3 settimane al massimo, malattia e un altro infortunio appunto di un paio di settimane, quindi calciatore integro, molto integro per quanto riguarda la situazione, la history diciamo degli affaticamenti, degli infortuni e delle non presenze in campo. Non è un calciatore che negli ultimi anni e nell'ultimo periodo della carriera ha avuto lunghi stop per infortuni muscolari. Parliamo di lunghi stop, per me i lunghi stop sono da un mese e mezzo in avanti, un mese, 2 mesi, sono quelli lunghi stop, ma quando ci sono affaticamenti che si risolvono in un paio di settimane e non sono infortuni gravi, per me il calciatore resta integro ed è un buon punto di partenza secondo me per rinforzare la mediana, visto che Elmas è partito, Zielinski comunque non renderà come deve rendere, non lo so nemmeno se venga schierato poi come si deve da qui fino a fine anno per la situazione Inter. Anch'issa passato agli ottavi il Camerun per il rotto della cuffia nell'ultima partita vinta 3-2, quindi non torna prima del previsto. Anch'issa a centrocampo servono uomini, servono muscoli e servono centimetri, così come sono le caratteristiche di Den Donker. Den Donker. È da ieri che faccio un din don, den don, din don, din don. Comunque a me sembra un acquisto azzeccato per ciò che serviva in mezzo al campo e ciò che serve a Mazzarri anche in vista di questo cambio modulo. Perché se ti ritrovi un tantino troppo leggero nella linea mediana rischi comunque di fare sì da schermo alla difesa, ma se non hai quel mastino in più che riesce ad andare sulle caviglie dell'avversario, ovviamente prendendo il pallone, non sulle caviglie, prendendo cartellini e ammonizioni per i quali siamo pure poco tutelati ultimamente, quindi cerchiamo di stare calmi e finire le partite in 11 contro 11 perché mi sono quasi diciamo scocciato di vedere cartellini rossi uscire verso una squadra che poi l'anno scorso è stata la più corretta della Serie A, se non erro, per quanto riguarda i cartellini. Quindi dall'oggi al domani credo che non puoi diventare il più cattivo della Serie A, però questo è un altro argomento, ne abbiamo già parlato. È una gestione di cartellini scellerata talvolta in alcuni match, ma vista l'intervista di ieri sera alle Iene, che sicuramente voi avrete visto e io ovviamente ho seguito per poter capirne, per poterne capire di più. Siamo comunque in un sistema che è pilotato senza se e senza ma, l'abbiamo capito e l'abbiamo accertato ieri con questa intervista anonima e addirittura con le risposte di Rocchi che non sono mai soddisfacenti e non riescono mai a sciogliere qualche dubbio quando poi gli porti una questione che è in bilico e cerchi appunto certezze da addetti ai lavori. Rocchi non è proprio il tipo che riesce a delucidarti, ecco, diciamo, nel modo giusto. Comunque, benvenuto. Den Donker dovrebbe fare oggi le visite mediche, a meno che non vado a scorrere le ultime notizie e si è fatto male per strada e non viene più. No, assolutamente. Ecco Den Donker. E quindi abbiamo questo rinforzo tra centrocampo e linea difensiva. Io credo che venga schierato comunque come centrocampista difensivo nella maniera più assoluta. Le caratteristiche che ha si possono avvicinare forse a centrocampisti, che ne so, nemmeno un Allan, perché Allan era più offensivo e aveva molto più inserimento di Den Donker, almeno per quello che ho visto. Forse un Berami di turno. Un Berami di turno ci può stare sia a livello di cazzimma, tra virgolette, sia a livello di corsa e foca per 90 minuti. Forse i piedi però sono un tantino migliori di quelli di Berami, perché comunque per ciò che ho visto per quanto riguarda la direzione del gioco, lanci lunghi sul corto, passaggi comunque molto ma molto precisi,
È un calciatore che può far bene e per il quale sono contento dell'acquisto, avendolo studiato, però ieri dobbiamo sempre vedere l'andamento e l'applicazione nei 90 minuti del match, ma per il momento promette bene. Vedremo poi quando verrà schierato. Io credo che vista la condizione di emergenza del Napoli a livello numerico, si sta facendo quanto prima per rendere schierabili Ngonge, lo stesso Traoré che farà una mini preparazione, ha detto Mazzarri, e lo stesso appunto centrocampista che abbiamo appena acquistato e dovrebbe fare le visite mediche oggi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao!